Benvenuti sul mio canale. Oggi è un tutorial. Allora, il tutorial di oggi è questo colbacco facilissimo da realizzare, molto carino, ma anche da regalare. È facile perché andiamo a realizzare una base semplice da realizzare e poi andiamo a realizzare questa fascia che è dritta, che va giù semplicemente senza aumenti. Appena preparato, diciamo, la base, andiamo a realizzare questa fascia. Allora è facile, poi questo filato ci permette di andare a lavorare tra una maglia e l'altra, per cui non vi spaventate del fatto che sia pelosetto il nostro filato, perché basta con il tatto andare a lavorare tra una maglia e l'altra a mezze maglie alte. È facile, facilissimo, si realizza con poco. Poi possiamo variare la misura, possiamo farlo leggermente più comodo oppure no. Questo, diciamo, come taglia è sui 55-56 cm, diciamo standard. Poi se lo vogliamo leggermente più larga, andiamo semplicemente ad allargare la base che ho realizzato di 16 cm, oppure la facciamo di 17. L'ho fatta di 16 perché comunque devo dire che cede molto il tessuto che andiamo a realizzare, per cui non occorre farlo più grande, se no rischiamo di fare il cappello troppo lento. Con solo 2 gomitoli avanza, vi faccio vedere quello che avanza di 2 gomitoli di questo meraviglioso filato. Allora andiamo a vedere l'occorrente e poi al tutorial. Il filato scelto per questo progetto è il boa, questo è il color grigio chiaro, sono 50 grammi, sono 55% viscosa, 45% poliamide e consigliano i ferri dall'8 al 9, l'uncinetto dal 7 all'8, sono 65 metri. Questo è un filato veramente molto particolare e morbidissimo, lo faccio vedere da vicino, eccolo qui. Uncinetto 6. Iniziamo il nostro progetto con un cerchio magico. Lo vado a bloccare, passo l'uncinetto sotto, realizzo una catenella. Ora vado a lavorare mezze maglie alte. Prendo il filo, entro sotto all'anello e lavoro la prima mezza maglia alta. Siccome con questo filato si vede poco l'inizio, vi consiglio di mettere sempre un marcatore. Andiamo a lavorare, questa è la prima, andiamo a lavorare in totale 8 maglie. La terza, la quarta, la quinta, la sesta, settima maglia e questa è l'8ª. Andiamo a stringere piano piano il nostro filato e andiamo a chiudere alla prima maglia che abbiamo messo il marcatore e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Togliamo il marcatore. Proseguiamo adesso a lavorare una maglia, entriamo nel punto stesso, lo sentiamo comunque con le dita al punto, per cui non ce lo perdiamo, state assolutamente tranquille. Adesso andiamo a lavorare la prima maglia bassa e la seconda maglia bassa. Per ogni punto, vi consiglio sempre sulla prima maglia che abbiamo lavorato, mettiamo il marcatore, solo aumenti. Prendo il filo e vado a lavorare tutte mezze maglie alte e tutti aumenti, per cui ci dobbiamo trovare 16 maglie. Proseguo fino alla fine del nostro giro. Una volta che abbiamo lavorato tutto il giro, abbiamo il marcatore, entriamo prima con l'uncinetto
e andiamo a lavorare una maglia bassissima e abbiamo concluso il nostro giro. Tolgo il marcatore, ora realizzo una catenella e vado a lavorare ancora una mezza maglia alta, metto il marcatore e vado a lavorare un aumento, per cui lavoro sempre mezze maglie alte, vado a lavorare un aumento e una maglia, un aumento e una maglia, un aumento. Vi ricordo sempre di andare a toccare, ma comunque non potete sbagliare, perché comunque si vedono i punti, allo stesso tempo si può lavorare con tutta tranquillità. Andiamo avanti e completiamo il giro. Andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima, passo sopra così non tolgo il marcatore e lo tolgo solo quando ho lavorato la maglia. Adesso una catenella, vado a lavorare una maglia, sempre mezza maglia alta, una seconda maglia alta, una seconda mezza maglia alta e vado a lavorare l'aumento, adesso 2 mezze maglie alte, la prima e la seconda e l'aumento. Proseguo per tutto il giro. Concluso il giro, ho già fatto la mezza maglia alta, che le chiamo maglie alte, niente. Continuo a realizzare questo giro con 3 maglie alte punto su punto e aumento. Questa è la terza e vado a realizzare l'aumento per tutto il giro, per cui vado ad aumentare una maglia per ogni giro, cui ne saranno 3 e poi ne saranno 4 con l'aumento. Allora sono andata avanti fino a fare 4 maglie a un aumento. Noi dobbiamo arrivare all'incirca 16 ma anche 17 centimetri. Ma siccome cede molto il nostro filato, io non voglio renderlo troppo largo, se no rischia che il cappello risulti largo. Allora andiamo a vedere adesso con il centimetro se sono arrivata alla nostra circonferenza. Direi che ci siamo sui 16 centimetri. Io direi di fermarmi. Voi, se non siete arrivati a questa circonferenza per un cappello, insomma, standard di 55-56 di circonferenza, potete sempre, come vedete come cede, potete sempre fare un giro in più, cui 5 maglie e un aumento. Adesso andiamo a lavorare un nuovo giro. Chiuso sempre con una maglia bassissima, ho realizzato una catenella. Vado a lavorare delle maglie a rilievo dietro, per cui prendo il filo, vado sul primo punto che poi si sente con le dita, prendo il filo, in questo modo, e vado a realizzare la mezza maglia alta. Vado sul punto successivo, si sente con le dita, cui lo vado a prendere, giro l'uncinetto in avanti, vediamo di non perdere il filo, vi faccio vedere. Prendo il filo, vado ad accertarmi qual è il filo il punto da lavorare, che è questo. Prendo il filo, ruoto in avanti, in maniera che il filo ce l'ho all'uncinetto, lo ruoto in avanti in maniera che non scivola e vado a realizzare sempre la mezza maglia alta. Direi sempre di mettere il marcapunti sulla prima maglia in maniera di non perderla. Proseguiamo per tutto il giro. Non dobbiamo fare aumenti perché adesso non occorre più fare aumenti, vedete, è molto facile. Questo ci crea questo bordino intorno che per il cappello, vedete, questo l'ho realizzata, toccate con le dita ed è facilissimo.
toccare con le dita, andate in quella successiva e la lavorate. Semplice semplice per tutto il giro. Adesso che ho terminato il giro vado a lavorare sempre mezze maglie alte, punto su punto, ma non a rilievo. Se avete difficoltà comunque di prendere la maglia, basta anche entrare tra una maglia e l'altra, non c'è nessun problema perché abbiamo un filato che ci permette di lavorare anche in questo modo. Qui, come vedete, posso lavorare anche tra una maglia e l'altra se non riesco a prendere proprio l'inizio della maglia. Comunque stiamo lavorando mezze maglie alte e dobbiamo comunque cercare di lavorare anche tutte le maglie. Si può fare anche in questo modo, non ci crea nessun problema proprio per il filato. Proseguiamo fino ad arrivare all'altezza che adesso vi dico. Allora, ho terminato, andiamo a vedere in centimetri, partendo proprio da dove abbiamo fatto la maglia a rilievo. Sono, diciamo, da 15 centimetri circa, 15 e mezzo, 15 e mezzo. Voi provatelo e vedete subito se va bene la misura. Questa è la misura che è perfetta, insomma, per me è perfetta. Allora, non c'è stato, adesso vado a nascondere la codina, non c'è stato bisogno di fare delle diminuzioni e neanche degli aumenti, per cui sono andata proprio dritta tranquillamente. In tal caso lo vedete troppo stretto oppure troppo largo, potete fare poi dopo qualche diminuzione, non c'è problema, oppure andare a lavorare con delle maglie basse, tanto a questo punto non si vede, come vedete è abbastanza compatto. Qui si vede proprio la linea diciamo del cappello e il gioco è fatto. Insomma, semplicissimo, si realizza con poco. Questo filato poi è meraviglioso perché non si vede nulla, che andiamo a lavorare le mezze maglie alte, lo andiamo a lavorare tra una maglia e l'altra, proprio al centro, non si vede nulla, per cui basta semplicemente toccare la maglia e andare a lavorare e il gioco è fatto. Allora, io vi saluto, spero che in questo tutorial vi sia piaciuto, un tutorial semplicissimo ma molto carino anche per i regali di Natale. Seguitemi anche su Instagram se volete e su WhatsApp. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.